Buongiorno a te, sono Francesco Guarnace, sono la persona che ti aiuterà ad investire i tuoi soldi con successo utilizzando il Value Investing. Oggi ti voglio parlare delle sensazioni di insicurezza e di paura che molte persone, me compreso, hanno quando per le prime volte si approcciano al mondo degli investimenti finanziari. In effetti il mondo degli investimenti finanziari della finanza viene considerato un mondo relegato a delle persone molto ma molto competenti con delle specializzazioni estremamente elevate e quindi solamente pochi possono effettivamente operare nel mondo della finanza. Ecco, questo te lo dico subito, non è così, ma naturalmente quando ci si approccia al mondo degli investimenti finanziari, la prima cosa che secondo me è utile avere è la pazienza, cioè non fare operazioni appunto finanziarie fin tanto che non abbiamo una conoscenza sufficientemente buona in questo settore. Perché? Perché è vero che, come spesso si dice, che i soldi nel conto corrente si deprezzano, è anche vero però che se tu fai delle operazioni, come ho fatto anch'io, finanziarie sbagliate e perdi dei soldi, è sicuramente molto peggio. Quindi io l'invito che ti faccio è di usare del tempo per informarti e per formarti. Quindi il mondo della finanza è un mondo che, se conosciuto, può essere gestito anche da un piccolo investitore come puoi essere tu o come sono io. Ecco, la cosa che ti vorrei suggerire di non fare è di non fare trading. Il trading è molto attrattivo perché, tra virgolette, può essere anche molto semplice da fare. È però veramente ha parecchi tranelli alle spalle, nel senso che le persone, questo sono dei dati statistici rilevati, almeno l'80% delle persone che fanno trading perdono soldi e gli investitori retailer, come possiamo essere noi, hanno una percentuale ancora più alta. Quindi evitiamo, secondo me, all'inizio di fare del trading. Non voglio dire che il trading sia negativo, questo assolutamente no, ma non è opportuno, secondo me, farlo, soprattutto agli inizi. Ecco, poi le metodologie in effetti che permettono di fare degli investimenti finanziari sono anche effettivamente molto complesse. I fondi comuni che spesso ci vengono proposti e che costituiscono almeno il 95% del mercato finanziario hanno al proprio interno delle conoscenze finanziarie decisamente sofisticate, ma anche conoscenze matematiche, statistiche, che quindi rendono difficilmente approcciabile questo tipo di modalità di investire per un piccolo investitore, perché in effetti richiedono appunto tutta questa serie di conoscenze. È anche vero però che i fondi comuni molto spesso non danno dei risultati così eclatanti e anche questo è un dato di fatto. Ecco, quindi anche qui io concentrerei di più la nostra attenzione verso quegli asset che in cui ci permette di avere una conoscenza specifica. Questi asset quali sono? Sono le azioni, okay, le obbligazioni, soprattutto le obbligazioni pubbliche, e gli ETF. Ecco, gli ETF sono dei fondi indicizzati. Concentrandosi su queste classi di prodotti di investimento, in effetti possiamo trovare la strada più alla nostra portata, appunto, come piccolo investitore per poter fare degli investimenti. Quindi, in sostanza, quello che ti invito a fare è di investire in te stesso, investi in conoscenze, specialmente all'inizio di questo percorso. Ovviamente, come ben sai,
Io ritengo che il value investing sia la metodologia che permette al piccolo investitore come siamo noi, appunto, ai piccoli investitori, di poter investire con un grado di sicurezza decisamente elevato i propri soldi, e questa è stata la risposta che mi sono dato per quanto riguarda gli investimenti finanziari e che, come ben hai capito, propongo. Con questo io ti ringrazio, ti saluto, e sarebbe bello se potessi scrivere quali sono stati i tuoi pensieri quando ti sei avvicinato al mondo della finanza, così da poterne discutere assieme, che sarà sicuramente molto interessante. Ti saluto ancora e ci vediamo alla prossima.